Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 13 al 19 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assisa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la carta della croce. Probabilmente si tratta di un inizio, un po' difficile, un po' complesso. Ci possono essere tante situazioni in corso, in via di sviluppo, che magari hanno bisogno o di una conclusione, oppure di lasciare andare, di mettere da parte qualcosa che non sta funzionando. Infatti anche la presenza della falce ci sta dicendo che se per esempio siamo in ritardo su alcune situazioni, se magari ci sono alcune che ci danno particolarmente fastidio, ecco è arrivato il momento giusto proprio per darci un taglio netto. Se sono questioni pratiche lavorative effettivamente abbiamo la possibilità finalmente di arrivare ad un risultato conclusivo e quindi ottenere risultati. La falce per le questioni più pratiche in realtà è abbastanza positiva perché indica soddisfazione per il duro lavoro, vuol dire che il nostro impegno verrà ripagato. Può essere un po' più difficile come significato perché magari c'è un cambiamento improvviso da gestire, può essere un dispiacere, può essere un qualcosa che stiamo ritardando a prendere come decisione dolorosa, perché appunto indica quel taglio netto, indica quelle decisioni in un certo senso rapide che dobbiamo prendere. Può esserci confusione? Assolutamente sì, quindi magari è una settimana abbastanza impegnativa, le energie possono essere un po' basse, la confusione può arrivare da situazioni esterne oppure da conflitti interiori, dal desiderio di voler tagliare un qualcosa e dalla difficoltà di poterlo fare. Ci sono i vostri stessi sogni e desideri che, vogliono in qualche modo, saltar fuori o vogliono attirare la vostra attenzione interiore, forse voi siete un po' sfiduciati, magari questa potrebbe essere la settimana giusta per cercare di riconnettersi, sia a questi sogni, questi desideri, sia al vostro intuito, che potrebbe essere molto, molto utile per gestire alcune cose. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di aria, gemelli, bilancia e acquario, e abbiamo anche un po' quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Amore, coppia single, e poi le relazioni possono riferirsi alle amicizie, alla famiglia, eccetera. Bucaneve, ninfea. Allora, bucaneve solitamente è qualcosa di positivo che, però potrebbe rimanere, in una fase iniziale, esserci un miglioramento, però poi, bloccarsi. Vedere le vostre energie, vedere anche che c'è la ninfea è molto importante, capire questa nuova luce, questa nuova speranza che ci può essere portata da qualche situazione, evento, da qualcosa che ci viene comunicato, però, la ninfea ci fa capire che o alcune cose al momento non sono realizzabili o non ci sono le possibilità, oppure non siamo dell'umore giusto per fare qualcosa, magari si vede una specie di, interesse, però non è abbastanza, quindi potreste essere
particolarmente, in tensione per varie motivazioni. Ricordo che è una stesa generica, quindi io posso dirvi che ci sono delle, dinamiche un po' particolari. A volte può succedere che stiamo vivendo un momento, no, una fase negativa della nostra vita e automaticamente magari cerchiamo maggior sostegno, conforto e aiuto e dall'altra parte viene a mancare. Quindi si vedono delle situazioni anche forse causa forza maggiore che si riflettono nella coppia e anche nelle relazioni più importanti. Magari semplicemente vi state concentrando al 100% in alcune cose, che riguardano il lavoro o altre incombenze che meritano la vostra attenzione e allora quindi c'è mancanza almeno, per questa settimana proprio nelle relazioni più importanti. Potreste avere a che fare con, una persona dal carattere un po' particolare? Spesso possiamo riferirci proprio a questa carta, al narcisista, dipende, magari spero che non sia assolutamente il vostro caso, spero anche soprattutto per i single, scusate, che non ci siano, situazioni del genere, perché se avete a che fare con una persona così, allora è vero, può esserci un interesse, ma soprattutto un interesse di un certo tipo, principalmente a livello fisico o riguardo alcune richieste in particolare di aiuto, di sostegno, quindi io direi di fare attenzione. Nulla è come appare quando c'è la luna e quindi di non lasciar offuscare il vostro intuito, funziona benissimo, quindi ascoltatelo assolutamente. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Ecco, troviamo a maggior ragione proprio quello che vi dicevo e che risuona tantissimo nelle vostre energie. La falsità, può riguardare tante cose, sia l'avere a che fare con delle persone che si comportano in modo strano, che, vi mettono in difficoltà, può essere in senso lato un momento di regressione, di pausa, forse anche di riflessione, forse ci sono dei risultati un po' scarsi, anche situazioni abbastanza incerte e misteriose, dove non ancora abbiamo gli strumenti necessari o le informazioni proprio giuste per poter fare qualcosa e per poter intervenire. Io direi dalle vostre energie principali che prima di procedere in qualcosa bisogna fare chiarezza o bisogna tagliare e chiudere con alcune incombenze, perché altrimenti, si possono alimentare ancora di più le incertezze. E infatti la carta dei deliranti alcune volte può essere positiva perché ci dà quella spinta, quel briciolo di follia di dire: "Okay, basta, procediamo, cambiamo, rivoluzioniamo un qualcosa della nostra vita". Dall'altra parte però può indicare un'imprudenza, eccessiva, fretta, magari diciamo desiderio di andare a cogliere qualche opportunità che può essere in apparenza positiva e invece poi non lo è. Ecco perché dico di non lasciarsi prendere eccessivamente dall'euforia, ma di valutare ogni proposta, ogni singola circostanza. Secondo me principalmente, come vi dicevo, di ascoltare l'intuito e di chiudere alcune situazioni. Questo vale anche per chi è alla ricerca. Magari c'è qualcosa della vostra ricerca che non sta funzionando, oppure non ci sono i risultati proprio che desiderate e allora lì proprio di, pensare bene e attentamente a quello che desiderate per il vostro futuro e da lì indirizzare la vostra nuova ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!